Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. In questo video vorrei fare una simulazione Monte Carlo molto generica per potervi mostrare come simulare un'elezione di tipo maggioritario. Per esempio, partiamo dal considerare un caso molto semplice. Considero un'elezione formata da 5 collegi, quindi il partito che vince il collegio prende un voto. Dato che ho 5 collegi, chi ne conquista almeno 3 vince l'elezione. Per poter fare la simulazione a Monte Carlo, devo decidere la percentuale di vittoria di uno dei due partiti, lo chiamo partito A e partito B. Per esempio, posso dire il partito A vincerà il 70% delle volte, poi magari assegno al rosso l'80% delle volte e via dicendo. Quindi, assegnando delle percentuali di vittoria, posso andare a generare una simulazione Monte Carlo per cercare di ottenere la percentuale media di vittoria di un team o l'altro, di un partito o l'altro, considerando tutti i collegi. La mia idea qual è? Costruire un doppio ciclo for in questo modo. Fare un ciclo for da 0 a n-1, n sarà il numero delle simulazioni. Inserisco le percentuali di vittoria di uno dei due partiti in un vettore di lunghezza L, dove L è il numero di collegi. Nel nostro caso ho 5 colori, quindi 5 collegi elettorali, quindi L uguale 5. Ma in generale può aumentare, posso personalizzare questo tipo di modello in tutti i modi possibili, in particolare si adatta molto bene per le elezioni americane. Quindi poi andrò a realizzare un ciclo, prima il ciclo for da 0 a n-1 e all'interno di quel ciclo for lo faccio ciclare da 0 a l-1, dove vado a confrontare la percentuale di vittoria del collegio generico iesimo con la probabilità iesima. Se per esempio, avendo inserito in questo vettore la probabilità di vittoria del partito A, se generando un numero random tra 0 e 1, questo numero risulterà maggiore di questo valore qua, io avrò che questo collegio è conquistato dal team B, viceversa dal team A. Se immagino di voler assegnare il numero 1 al partito A e il numero 0 al partito B, poi semplicemente sommando questi numeri riesco a ottenere chi ha vinto l'elezione generica J. Quindi avrò, per esempio, se avessi 3, io so che 3 collegi su 5 sono stati conquistati dal partito A, quindi è la vittoria di A. Quindi verificando in quante elezioni il valore della somma è maggiore di 2, sono le elezioni in cui ha vinto il partito A. Per cui riesco a calcolare una percentuale generale di vittoria delle elezioni di un partito o di un altro. Quello che vi ho detto l'ho messo sotto forma di codice qua, questo è il vettore delle probabilità, in cui ho calcolato automaticamente con length la lunghezza di questo vettore per automatizzare il processo, scelgo il numero delle simulazioni e definisco i vettori A e B che sono, no, i scalari A e B che sono i valori che immagazzineranno il numero delle volte nelle quali un partito vince o meno. Genero la table, ovvero questo vettore qua, il vettore delle somme, che avrà lunghezza n, quindi genero un numpy-zeros di n, e parto con i due cicli for. Prima di tutto genero il vettore dei risultati, questo, perché in realtà questa matrice è formata da tanti vettori di lunghezza L. Poi faccio il ciclo for dove confronto se questo elemento qua, generato random, è maggiore di quello là preassegnato. Se è così, assegna 1 all'interno di questo vettore. Poi alla fine del ciclo for calcola la somma di questo vettore e memorizzala nella tabella. Fai così per ogni simulazione, quindi for j, e naturalmente alla fine
controlla se l'elemento j-esimo della tabella è maggiore di 2, se sì, incrementa di 1 lo scalare A. Alla fine, printami la percentuale di vittoria. E in questo caso, utilizzando come probabilità 0,7, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2, dove un po' si riesce già a capire che la probabilità di vincere di A sia maggiore di B, questa constatazione si può anche visualizzare alla fine della simulazione Monte Carlo. Quindi quello che va a fare questa simulazione Monte Carlo è provare tutte le possibili combinazioni, in particolare se io aumento il numero delle simulazioni, migliorerà ancora di più l'accuratezza, avvicinandosi sempre di più al risultato analitico che probabilmente si può anche calcolare, conoscendo le percentuali esatte di vittoria. Quindi il metodo Monte Carlo aiuta a risolvere in modo semplice un problema che magari può essere molto complesso, perché calcolare le percentuali di vittoria di un singolo partito, noti, diciamo, le percentuali di vittoria dei partiti di un'elezione, note a priori delle percentuali che possono ricavare dalla sensazione o dai sondaggi, può essere magari molto complesso. Invece, diciamo, vedendo il modello della simulazione come una black box e provando numeri casuali e ogni volta memorizzando i risultati, poi nel medione, grazie alla Monte Carlo, si riesce a ottenere il risultato reale del sistema, cioè di questa elezione. Quindi si sfrutta la simulazione Monte Carlo per ottenere il risultato reale, cioè le percentuali reali di vittoria di un partito e un altro, sfruttando il medione dovuto al numero elevatissimo di simulazioni fatte con numeri random. Bene, quindi avete capito che la simulazione Monte Carlo può essere utilizzata in tantissimi ambienti e è molto comoda per descrivere il comportamento di un sistema magari molto complesso, ma che ti permette di essere gestito con dei semplici input e visualizzando l'output. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete like e commentate. Io vi saluto. Ciao da Andrea, ciao.